Nella mia chiesa, nella chiesa battista di Milano di via Pinamonte, i miei pastori mi hanno accolto e poi hanno celebrato la benedizione della mia unione civile. È stato fonte sicuramente di coraggio. Questa è la prima storia che mi viene in mente di inclusione nelle chiese. Ce ne sono altre, ovviamente, e aver conosciuto anche dei pastori gay, dichiaratamente lesbiche, mi ha rassicurato molto, ecco. Mi ricordo una domenica noi come gruppo LGBT avevamo fatto un culto domenicale contro l'omobitransfobia ed erano presenti tutte le persone della comunità. Abbiamo persone che provengono da molti stati esteri, sono persone immigrate qua in Italia e c'era in particolare una persona africana che quella domenica era venuto e si era sentito molto a disagio, disapprovava molto, e però il nostro pastore gli aveva parlato, si erano parlati e gli aveva detto appunto l'importanza dell'inclusione delle persone LGBT. La settimana dopo, durante una preghiera spontanea, perché nei culti battisti c'è un momento dedicato alle preghiere spontanee, lui aveva proprio parlato del fatto dell'importanza di conoscere cose nuove, di imparare sempre nella Chiesa, ringraziando Dio per questo. C'è una sfida importante che è quella di coinvolgere le persone, anche le persone immigrate che vengono da contesti culturali molto diverse, nel capire l'importanza dell'accoglienza delle persone LGBT, nel far loro comprendere che non è un'ideologia occidentale, ma che si tratta di persone. È una cosa possibile, la nostra comunità lo dimostra, ci vuole ovviamente tatto, pazienza, capacità anche e una certa anche conoscenza, vicinanza delle persone. Il pastore, lui che ha in mano, diciamo, le chiavi della propria chiesa, piccolo o grande che sia, è lui che deve guidare il gregge, ha gli strumenti o comunque può cercarli, può farsi aiutare da altri fedeli, da altri pastori, e passo dopo passo aprire la propria comunità o per aiutare quei casi pastorali più complicati che possono sorgere. Ovviamente c'è anche Dio che lo potrà aiutare. Se c'è questo rapporto di fiducia tra il pastore e i fedeli, le pecore seguono il pastore, cioè c'è un ascolto vero e il cammino andrà positivamente. E se anche qualcuno decidesse di lasciare la Chiesa proprio per questa apertura, ci saranno altre persone che sceglieranno di entrare proprio perché quella Chiesa è diventata accogliente. Una Chiesa che non accoglie, una Chiesa che non è accogliente, non può essere vissuta come una bella Chiesa. Insomma, perciò una Chiesa che diventa accogliente sicuramente riuscirà ad avere sicuramente più persone. In una chiesa c'è sempre tanto da fare. Spesso ci sono dei teologi che scrivono, che si occupano di alcune tematiche, però poi tutta questa bella teologia arriva veramente alle persone? Se ci sono dei gruppi che si interessano, studiano dei libri, li leggono, parlano di questi argomenti anche da un punto di vista esperienziale, fanno davvero arrivare quella che è una sapienza, un'opera di pochi, uno studio di una piccola elite di teologi o di pastori, la fanno davvero arrivare capillarmente dappertutto. Quindi c'è quest'opera, diciamo, importante di una cultura che scende dal basso e fa in modo di fruttificare. Sono convinto che le persone debbano trovare un proprio luogo sicuro, un proprio luogo dove potersi esprimere per quello che realmente sono. Non si tratta di fare grandi cose. Se penso un po' all'opera, la piccola opera che i gruppi LGBT fanno nella società è quello di fare in modo che persone che magari sono disorientate o spaventate riescano ad esprimere le loro paure, ad esprimere i loro bisogni. Questa cosa qui aiuta tanto il benessere mentale delle persone. Nel mio caso è stato davvero molto importante e anche nel caso di molte altre persone. Insomma, è qualcosa che comunque
aiuta tanto proprio da questo punto di vista del benessere mentale. Sono Emanuele Crociani, sono copresidente della rete evangelica Fede, Orientamenti e Generi e laureato in scienze politiche. La politica è la mia passione, però ho sempre coltivato la spiritualità e lottare per i diritti, la parte spirituale, mi ha portato ad impegnarmi per le persone LGBT nelle chiese. Sono copresidente di una rete e dirigo anche un gruppo locale della rete, il gruppo locale di Milano, che si chiama Varco. È un gruppo particolare perché è un gruppo interconfessionale. All'interno ci sono persone battiste, valdesi e anche della Chiesa luterana. Perciò mescoliamo già un po' delle diversità che non sono solamente le diversità, ma ci sono anche i diversi approcci, le diverse abitudini con cui le persone si incontrano, sono abituate a parlarsi. Questa diversità che c'è tra le chiese. Un'altra particolarità del nostro gruppo è che ci sono dei pastori LGBT, quindi anche loro fanno quest'opera di approfondimento, la fanno assieme a noi. Vengo molto arricchito da questo rapporto molto bello e molto costruttivo che c'è con loro. Sono felice perché si sta realizzando questa cosa.